Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Andrea. Salve. E della sua auto, una Suzuki Swift. E Andrea, raccontaci un po' la versione, cos'è, perché l'hai presa. Questa è la versione, non è l'ultima versione della Suzuki Swift, è la Suzuki Swift, ma è il modello precedente. Ho preso questa a gennaio del 2022, sebbene che sapevo che sarebbe uscito il modello nuovo nello stesso anno, perché è la versione Sport e la versione Sport non l'hanno più fatta. Ah, ok. E E che motore ha questa qua? Questa ha lo stesso motore delle sorelle maggiori, la Vitara, la S-Cross, che è un 1400 4 cilindri turbo, Oh, è ibrida, con un 48 volt sì, impianto 48 volt e dopo 4 anni e mezzo, ti sei pentito? no, assolutamente, sono contentissimo dell'auto. Io ho sempre cercato una sportiva, diciamo, anche se è piccolina, e avevo negli anni 90, 2000, così avevo la passione per queste auto sportive. Mi ricordo che c'erano, soprattutto negli anni 90, le Fiat Uno, le Renault 5, cosiddette hot touch. E così, arrivato a un certo punto della mia vita, ho deciso di acquistarne, potevo farlo, ho deciso di prenderne una. E questa è una delle ultime di quel genere di auto. Sì, anche perché dopo, l'altro giorno parlavo con Cesare, lui aveva un Opel Corsa OPC, 196 cavalli, mi fa, con 1600 turbo, non l'hanno più fatte dopo. Eh no, anche questa, con questa hanno fermato la produzione della Swift Sport. Forse o non c'è mercato oppure sono tutti su Regole adesso. stringenti sull'ecologia, su consumi. Ah, ok, sì, beh, anche questo sì, è vero. Che dire, difetti durante questi 4 anni e mezzo? Difetti, primo su tutti la vernice che è, secondo me, un po' debole, un po', secondo me, è una macchina questa molto leggera perché pesa sui 10 quintali, però secondo me hanno risparmiato anche Sulla sulla vernice. vernice perché è proprio leggera, leggera. Ok, Salta via subito, cioè prendi un sassolino e si striscia subito. ho capito. E come motore, meccanica, cosa del genere, hai avuto problemi? No, sempre andata benissimo, ho fatto tutti italiani regolari, però non mi ha mai dato nessuna noia, insomma. Ok. Plastiche interne che dopo andiamo a vedere come si sono consumate o cose del genere? Sono rigide, però per quello che interessa a me Va bene. andavano bene così, sono un po' Ok, ma adesso ci pulite. sono scricchioli dopo 4 anni e mezzo? Qualcosina sì, ogni tanto, ma Ogni tanto. non... Cosa c'è? sì, sì. Ok, vedo che anche i fari comunque sono ancora belli lucidi, belli, non si sono Sì. opacizzati né niente. No, no, Sono sebbene che ancora prenda spesso sotto il sole, ok. suave. Sì, vedo che sono ancora perfetti praticamente. E anche qua il simbolo della Suzuki è ancora bello lucido, Sì, sì. non si è sverniciato. Qualche sassolino qua che dopo Sì, magari vediamo. anche qualche strisciatina. Speriamo che non arrivi il temporale che abbiamo dietro e di salvarsi. Però mi sembra ben messo, insomma, è un bellissimo rosso quando c'è il sole, è Sì. un bel rosso. Questa l'ho trovata in pronta consegna e quindi l'ho Eh, eh, presa rossa per quel... Non l'ho deciso io, ok, però sono contento. sei contento? Vabbè, rossa dai, è sportiva, è bella. Tu avevi visto un'altra auto, cioè tu eri partito con un'altra Sì, auto. a me piaceva la Fiat 595 Abarth e ho iniziato appunto a guardare i video su YouTube, però avendo una bambina mi serviva un'auto un pochino più grande almeno. E guardando questi video mi sono usciti anche i video di questa Suzuki che io nemmeno conoscevo. E, insomma, ho apprezzato per quello che dicevano, consumi, comunque abitabilità rispetto alla 595. Dopo dicono che va meglio anche come tenuta di strada, come telaio. Perché Mi questa è sono un'auto molto fidato. leggera, perché Sì, sotto i 10 quintali per un'auto è un bel peso piuma. eh Insomma. sì, è un punto a favore forte di questa macchina perché leggera, consuma poco, si consumano poco i freni, hai Quant'è che prestazioni più elevate. parlavi di consumi? Quant'è che siamo? Il computer di bordo, che non ho praticamente quasi mai aggiornato, mi segna 18 km al litro. Beh, Quindi per essere una sportiva con sì, sì. 100 e È passa cavalli. ibrida, quindi c'è anche questa parte dell'ibrido che gli dà una mano. Poi particolarità di quest'ibrido è che
quando tu anche schiacci la frizione che ti stai fermando ad un semaforo, il motore ibrido tiene in funzione quello termico, ma senza fargli consumare benzina. Tiene il minimo dei giri per azzerare il consumo di benzina, Ok. per esempio. Vedi, 18 km, guarda che cioè, l'auto è piccola, è leggera e tutto quanto è anche bassa, quindi aerodinamicamente è buono. Però 18 con un litro, anche perché penso che una volta che ce l'hai sotto mano, A un po' volte, tiri, no? a volte sì, Sì. sì, capita, Cioè, capita. non è una lumaca che dici, vabbè. Boh, io direi allora facciamo un giro intorno all'auto, guardiamo il bagagliaio, gli diamo una misurata, perché ormai quelli che Sì. mi guardano vedono sempre che misuro il bagagliaio, anche per dire è un'auto sportiva, posso andare a fare la spesa, posso andare a farmi un giretto in montagna e portarmi dietro qualcosa per vedere le misure, anche perché le Swift normali sono uguali, cioè, Sono uguali, sì, cambia qualche finitura all'interno, ma comunque è uguale. ok. Bene, allora facciamo un giretto intorno e la raccontiamo un attimo. Eccoci qua, partiamo dal frontale, bello sportivo, con quel bello lettoncino sotto là, tipo fibra di carbonio, non penso sia in fibra di Finto, no, carbonio, finto, finta è una fibra di stampa. carbonio, eccola qua. I fendinebbia, che ormai sono una rarità, trovare un fendinebbia su un'auto. Gli indicatori di direzione sono alogeni, Alogeni come i fendinebbia. come i fendinebbia, e i fari, E i fari invece sono LED. ok, i fari a LED e anche Sì, la anche la posizione. posizione, sì. Ok, quindi avevamo già dei fari a LED 4 anni fa praticamente. Bello perché è un unico faro, gli abbaglianti sono tutti Sì. dentro lì. Bello, sembra quelli delle moto praticamente. E E, fanno una bella luce, devo ah, dire, sì, quello sono contento. bene, magari Bel un faro. giorno faremo un video di notte per far vedere quanto illumina perché io non capisco, nessuno fa i video di notte e invece secondo me sono importanti. Questi sono i segni che diceva Andrea, Sì, vedete qua, sassolini. dei sassolini, che la vernice, guardate qua, anche su tutto il davanti, anche qua vedevo sullo specchietto Sì. come saltano via e si rovina un po' la vernice. Vabbè, dettagli insomma. Poi avevamo già gli ADAS, Sì, di secondo livello. ok, quindi già completo di tutto quanto. Sì. Ti ricordi quando l'hai pagata? 22.900 euro in promozione, Ok, perché era fine anno e Suzuki faceva uno sconto di 2.000 euro, mi sembra. bene, cavolacci, cioè, essendo così full optional, dei bei Sì, cerchi che sono molto belli esteticamente, ha una ruota che è una 195-45 raggio 17, quindi bassa, sì, sportiva. sì, strettina, è un punto dolente perché non è molto comune come misura e quindi sono un po' costose da Ah, ok. cambiare. Soprattutto, anche le minigone ce le aveva già su Sì, così, sì, è quindi è già tutto originale. tutto così com'era. La maniglia per salire dietro, vedete dove l'hanno messa? Qui sopra. Quella lì è una soluzione che hanno fatto varie case, belle perché va a integrarsi dentro e non si vede l'estetica. Poi dietro è fatta così. Qua vetri oscurati erano già di Sì, serie, tutte le bene. serie, questa non ha optional. Anche gli scarichi erano Usciva, già così, ok? Belle, però col terzo stop lì centrale è abbastanza cattiva. Beh, questi qua sono dei pezzi aggiunti da te, sì, sì, penso, i sì, sì, scarichi quelli erano sì, quelli là, sì, sono ok? cambiati i Sì, terminali. esteticamente gli ha messo qui due, così, però i fori dentro sulla finta fibra di carbonio erano già così, Sì, così grandi. Ok. Vedete qua la scritta Hybrid, eccoci qua, e qua Swift Sport, però anche dietro è ancora perfetta praticamente. E questa è la vista posteriore. Adesso andiamo a misurare il bagagliaio. Eccoci qua il bagagliaio, qui una spesa ci sta tranquillamente, sì, sì, sì. senza nessun problema. Se vuoi misurare la Ok. larghezza, La larghezza è di 102 centimetri, bene, bello largo. La profondità media qua di sopra, 50, sì, 52 poco più, centimetri sì. più o meno. E l'altezza della capelliera, che ormai, eccoci qua, Sono 53, 54 bene. centimetri. Beh, qua ce ne stanno di Sì, roba, sì. cioè, non è piccola assolutamente. Bene, si sta alzando un bel venticello, chiudiamo, speriamo di salvarci. Eccoci qua. Allora, ci mettiamo qua, facciamo vedere un attimo dietro, quindi se ci sono usure sui sedili, l'abitabilità è questa qua. Andrea, se vuoi salire te, che così io ti inquadro e magari facciamo vedere un attimo lo spazio che c'è. Tu sei alto quanto? 1,72. 1,72 con il sedile regolato sulla tua Sì, altezza.
quindi sì, vedo che sembra messo bene, anche i sedili sono ancora perfetti praticamente. Sì. Qua c'è il seggiolino della bambina, eccoci qua. Plafoniera dietro non ce ne sono, No, no? E però purtroppo hanno no. comunque le maniglie sia Sì. sopra che sotto. E iniziamo qua vedete le plastiche, sono tutte rigide, però sono ancora perfette praticamente. Sì, Non ha nessun graffio e nessuna... tenute abbastanza bene, diciamo. Ok. Adesso proviamo a salire davanti. Allora, adesso siamo all'interno dell'auto, come vedete. C'è un bel richiamo alla Sport qua, con questo rosso qua che sfuma di nero, molto carino. E questo è Bello. solo sulla Sport, sì. Ok, era definito così solo Sì. per la Sport, che vedo che viene richiamato anche lì sulle porte. È strano vedere ancora quella chiusura con la carta d'intelligente rosso là sopra la chiusura delle porte. Sì, ma Suzuki comunque vuole mantenere questa linea qua Ecco. perché l'ho visto anche sulle nuove Suzuki c'è. Un altro difettino è c'è la pulsantiera non è retroilluminata. Ah, ok, di notte non Di si... notte la devi conoscere. Ok, anche quello lì, sono tutti piccoli difetti che magari sì, uno che la prende non si accorge, ma solamente dopo usandola, ecco. Bella la... A me piacciono ancora quelli là È analogica, sì. analogico, vabbè, col display lì centrale, però bello, stile un po' alfa, con questo doppio Ma può binocolo. essere, sì. Sì, mi richiama un po' lo stile alfa, oppure loro hanno ricopiato da... Vabbè, comunque ognuno fa quello che vuole e si vede molto bene. L'analogico secondo me è sempre tac, un colpo d'occhio e si vede subito cosa c'è. E infatti io lo preferisco, infatti l'ho presa anche per quello. E anche il freno a mano è ancora Ah, analogico, diciamo. ah, ok, quindi si possono fare ancora le... Adesso sì. Essendo sport, dai, Sì. ci si diverte. I Ah, anche i sedili sono sedili. riscaldati, sì. Ah, ok. Guardate anche i dettagli qua della cintura, come è rifinita, il copricintura che così non fa rumore quando batte qua. Le plastiche veramente sembra nuova, perché a parte che Andrea l'ha pulita in modo impeccabile, secondo me. Per quanto riguarda... L'infotainment è un po' datato, diciamo, sì. questo l'ho Comunque notato anche sulle Vitara, è lo sulla stesso. Vitara, sul coso, sì. Quella no, quella nuova l'hanno aggiornata, il modello dopo l'hanno aggiornato, l'hanno ingrandito, è un po' più smart. Questa però, insomma, un po' si vede che è un po' datato, però... Mm, Peccato sì che qua è ancora un po'... Vabbè, però tutto il resto mi sembra in ordine. Qui abbiamo la climatizzazione, Sì, sì, automatica, automatica, presa USB lì e USB, AUX, AUX, sì. AUX e Accendesigari, sì. accendesigari fino a 120 watt, qua il cambio a 6 rapporti, Sì. ok, il tasto di accensione è qua. E poi per quanto riguarda il volante, qua abbiamo tutti i comandi. Guardate il volante che comunque ha 4 anni e mezzo, è ancora perfetto Sì. praticamente. Parte un piccolo segno qui, ma questa è colpa mia, Ah, perché gli con anelli, l'anello? sì, Ah, con l'anello l'hai un po' graffiato, ecco. proprio. Vabbè, ma per il resto, le plastiche del cruscotto sono ancora ben messe, non vedo segni di usura in nessun modo. Qui anche la porta del passeggero è ancora perfetta. L'impianto audio com'è? È discreto, niente di eccezionale. Ah, perché sì, di solito sulle auto sportive c'è un bel impianto audio, qua normale, Normale, normale. diciamo, normale. Un'unica plafoniera qui centrale con luce passeggero e luce... Poi qua abbiamo lo specchietto, ecco qua con un portacarte, non è illuminato No. in questa versione qua. Poi Andrea, raccontaci un po' cos'è che hai notato in questi 4 anni e mezzo che miglioreresti, insomma, ecco. Ma migliorare, no, a parte la vernice, come dicevo, a me quest'auto insomma ha sempre soddisfatto per quello che è, perché è un'utilitaria alla fine, e, insomma, la uso tutti i giorni, ne faccio un uso quotidiano, consuma poco, è sportiva, il motore, insomma, in una macchina così leggera rende bene. E, niente, io sono contento, in 4 anni e mezzo ho fatto 60, quasi 65.000 chilometri, mai avuto problemi. A me, Quello insomma, là è l'importante, insomma, sì, sono stato dell'auto. contento alla fine di quest'auto. Perché comunque guardate, cioè l'auto da fuori è bassa e piccola, però dentro è spaziosa perché qua spazio per... Aspetta un attimo che giriamo, eccoci qua, noi siamo seduti in due e spazio qua ce n'è, io sono alto 1,80 m, anche se il sedile è sportivo, l'auto è bassa e sportiva, ma spazio ce n'è veramente. Ho visto auto molto più grandi, però con meno spazio all'interno, l'hanno studiata molto molto bene. Ma soprattutto le plastiche, io non vedo usure strane che possono dire sì,
è ben messa. Sì, ripeto, prende tanto sole, quindi E anche questo secondo me- non è un dettaglio da poco, quindi è sempre fuori al sole e non si è smarrito niente. E per non il ci momento. sono, sì, al momento, vabbè, 4 anni e mezzo, insomma, non sono pochi, e anche 65.000 km. Belli i sedili però questi qua, con scritto sport, guardate qua, se ve lo faccio vedere da vicino, molto bello. E non fanno sudare, penso, d'estate, No, no, nonostante che siano neri, ma anche quelli dietro sono belli, quelli davanti però sono più ben rifiniti, con le sì. cuciture a vista che vedete qua rosse e tutto quanto. Ma pensavo, io non ero mai salito su una Swift, sinceramente, è la prima volta che porto una Suzuki Swift nel mio canale, pensavo fosse più piccola dentro, invece si sta molto molto comodi, sì, veramente. Bene, andiamo a fare un piccolo giretto di prova, così giusto per vedere come va questo 1400. Adesso ci sarà un po' di traffico perché stanno tornando tutti dal mare. Beh, l'assetto cioè, è rigido, però è È buono. vivibile, Sì, sì, è vivibile abbastanza tranquillamente. Sì. Bel rumore dell'auto sportiva, si sente bene, però è sempre nella norma, nel senso che non è esagerato, ecco. Bella silenziosa. I consumi. Ecco qua, vedete il consumo medio, 18 km con 1 litro di carburante e ha percorso quasi 65.000 km, quindi questi sono i consumi. Siamo a 70 all'ora e la lancetta è là bassa, ma perché il fondoscale è a 2,60. Forse per quello. Eccoci qua. Siamo a 1700 giri in quinta. Comunque, veramente l'assetto è buono. Sì. Sono stati un attimo in silenzio per farvi sentire i rumori, ma cioè, si sente proprio qualcosina. L'auto è... Quindi questa qua, essendo ibrida, adesso noi rallentiamo e lei va a rigenerare Sì, si vede nel contachilometri c'è quel simboletto della batteria che ok, che si rigenera. quando tiro la frizione si toglie ovviamente. Ok. E qua c'è veramente un po' di traffico oggi, essendo domenica. Tutti vanno al mare. Un'auto che serve poco cambiare marcia perché è veramente elastica e ha tanta coppia, diciamo. Ok. Qua è anche il cruise control. Adattivo, sì. Ah, ok, quella è una bella roba. C'è gli ADAS di secondo livello, dicevamo. Sì, quindi è già completa di tutto, cioè non gli manca Sì, niente. non si possono aggiungere optional. Anche il cambio automatico non c'è. Questa la prendevi o così O così. Solo il colore potevi scegliere praticamente. Sì. Ok. Anche vedo i vetri che sono l'angolo morto, sì, l'angolo cieco, poi si illumina. Sì. Sì? Sì. E poi sono anche sbrinabili. Vedo Sì, che quando accendo il retro. quello per sbrinare Sì, dietro. si attivano anche loro. Beh, cioè, è proprio full optional, non gli manca niente. Sì, Po', sì, peccato per quanto riguarda l'infotainment che è un un po' po' adattato, sì. un po' datato, però per il resto è un'auto che non ha rogne, è un'auto che va bene. Quello che Suzuki è affidabile, quello si sa. Comunque, sono rimasto impressionato dalle plastiche, come non siano proprio per niente rovinate, e sempre più auto vedo che comunque mantengono bene gli anni, senza nessun... Io mi ricordo di vedere macchine qua con tutto il volante consumato, oppure le plastiche tutte rovinate, invece qua siamo veramente a un ottimo livello. Ecco una Suzuki. Ecco la Swift, no? Più nuova, quella lì. No, è come la È mia. uguale alla tua? Però non è sport. Bene Andrea, mi sembra che l'auto vada bene. Va lei. No, altro che se non va. Cioè, dico, con queste prestazioni qua e con questi consumi è incredibile cosa Sì. sono riusciti a fare. Secondo me tanto merito è del peso dell'auto. Sì. Cosa che altri non considerano, ma Suzuki è sempre stata quella più leggera. Sì. E anche il 4 cilindri qua
va molto bene. Diciamo, quando ero andato a vedere le concorrenti si parlava di Ford Fiesta, magari la versione ST col 1000 da 125 cavalli, questa ne ha 129, oppure l'Opel Corsa o la Peugeot erano o 1000 o 1200 3 cilindri, invece io ho preferito prendere questa perché è un 1400 4 cilindri che volevo anche il quarto cilindro, diciamo. Mi sembrava una cosa un po' più, diciamo, affidabile magari nel tempo. Sì, ci sono tante persone che ce l'hanno su col 3 cilindri, io avevo l'Ibiza, no, vale. Io avevo l'Ibiza 3 cilindri turbo diesel 1400 famoso di Volkswagen, non ho mai avuto una rogna. Poi ho avuto tutti i motori della Renault 3 cilindri, mai avuto una rogna, quindi non posso dire che non siano affidabili. No, ma era proprio una cosa mia personale. Sì. No, ma è giusto perché tanti si lamentano del 3 cilindri che non sono affidabili, invece era giusto per fare un appunto. Bene signori, noi torniamo al campo base, per fortuna non piove ancora, però ci manca poco e spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato utile per chi magari deve prendersi una Suzuki, auto molto interessanti e soprattutto concrete, perché questa qua è un'auto veramente che non danno problemi, e anche sentendo vari meccanici dicono che l'auto va bene, insomma, ecco qua. Quindi noi vi salutiamo, io ringrazio Andrea per la disponibilità. È stato un piacere. Grazie a te e soprattutto spero che vi iscriviate al canale, è gratuito, non costa nulla, e attivate il tasto notifiche e mettete un bel like anche per Andrea che è stato disponibile. Grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao! Arrivederci, ciao!